Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò come partendo da un singolo bulbo, facendolo in piccoli pezzettini, si possono ottenere delle piante infinite. Questa è una tecnica davvero molto semplice, però vi assicuro efficace, che vi darà dei risultati incredibili. Io vi consiglio di guardare il video, ma soprattutto di fare ciò che vi mostrerò, perché alla fine sono certo che se lo farete sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi un bulbo. Potrebbe essere come questo, quindi ancora senza radici e senza germoglio, oppure a fine stagione, quindi quando avrà già fiorito e sarà seccato. Nell'ipotesi che si parta da questo, allora procurarsi un coltello e andare a tagliare. Si può tagliare in 2 o in 4 parti, quindi semplicemente andare nel centro e dividere in questa maniera. Il risultato che otterrete sarà questo. Volendo, lui si potrà dividere ancora in 2 parti, quindi semplicemente prendere il coltello, andare sempre nel centro e tagliare così. Cosa importante, anzi direi tassativa, è che quando separerete i bulbi, in ogni spicchio che poi otterrete ci sia sempre questo, che è il punto nel quale poi nasceranno le radici e gli eventuali bulbilli. Altra cosa importante, però questa invece non è tassativa, è che ci sia almeno una porzione del centro del bulbo, perché anche da qui c'è la possibilità che poi nasca una piantina nuova. Fine dei tagli, questo è ciò che si è ottenuto, ben 4 pezzettini partendo da un unico bulbo. Se tutto andrà bene da ognuno di loro, poi si svilupperà almeno una piantina. Quindi si potrà procedere con le operazioni successive, però occorrerà aspettare circa 2 giorni in modo che nei punti di taglio che adesso toccandoli sono bagnati, si crei una pellicola protettiva che impedirà ad eventuali funghi, muffe o batteri presenti nel terreno di passare nel bulbo e danneggiare la piantina che potrebbe nascere. Nell'ipotesi però che non si vogliano aspettare 2 giorni per procedere alle operazioni successive, c'è un piccolo trucco che vi permetterà di abbattere i tempi, ovvero quello di prendere della cannella, quella comunissima da cucina, e fare in questo modo, andare a cospargere tutti i punti nel quale sono avvenuti i tagli, in questo modo. Così facendo la polverina farà da antibiotico, aiuterà addirittura a creare l'apparato radicale e creerà la barriera che in realtà avrebbe creato la natura aspettando 2 giorni. Quindi arrivati a questo punto si potrà procedere senza problemi alle operazioni successive. Questo è un esperimento davvero molto semplice, i risultati sono quasi garantiti. Nell'ipotesi che decidiate di farlo non con un bulbo che comunque è in fase di riposo, ma che ha appena terminato il suo ciclo, quindi che ha la parte apicale, foglie, fiori secchi e le radici, queste dovranno essere tolte tassativamente. Quindi lavare prima il bulbo in modo che questo sia ben pulito, dopodiché con un coltello sterilizzato tagliare via la parte inferiore e la parte superiore. E una volta pulito, il bulbo potrà essere diviso in 2 o in 4 parti, a seconda delle dimensioni dello stesso, quindi più sarà grande, più pezzettini potrete ottenere. Preparati gli spicchi, si potrà procedere con la messa in dimora degli stessi nel terreno, quindi procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo con del terreno, anche universale andrà benissimo, purché di buona qualità, soffice e drenante, e semplicemente fare un foro nel centro di circa 3-4 cm di profondità. Dopodiché prendere lo spicchio e, avendo l'accortezza di mettere la parte dove c'erano le radici verso il basso e quella dove c'erano le foglie verso l'alto, ve ne accorgerete perché la parte dove c'erano le foglie ha delle lamelle separate, semplicemente fare in questo modo, inserirle all'interno del terreno. Lo spicchio non dovrà essere completamente interrato, ma dovrà rimanere per circa mezzo centimetro fuori dal filo del terreno. In questo modo rinzaffare e l'operazione è conclusa. Non bagnate per circa una settimana, così almeno si sarà certi che non ci sarà il pericolo che, nell'ipotesi che non sia completamente asciutto lo spicchio, si creino forme di funghi, muffe o batteri. Posizionare questo in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando, non i raggi del sole diretti. Trascorsi più o meno 2 mesi da quando abbiamo diviso il bulbo in 4 parti e riprendendo uno di quegli spicchi, si può notare che alla base questo abbia già generato una giovane piantina, adesso è alta più o meno 2 cm. Trascorsi soltanto altri 7 giorni, guardate il germoglio come sia cresciuto e si stia sviluppando in una maniera assolutamente perfetta e di un colorito verde intenso e lucido. Arrivati al 4° mese, così è come appare la pianta, alta più o meno 10 cm. Lei gode di ottima salute, a differenza di quello che potrebbe sembrare invece per lo spicchio che l'ha fatta generare. Però vi assicuro che è una cosa normale, il fatto che sembri che stia rinsecchendosi deriva dal fatto che proprio la piantina crescendo assorbe dallo spicchio gli elementi nutritivi, quindi insomma lo prosciughi.
Adesso vi mostrerò cosa c'è all'interno del terreno per vedere se effettivamente tutto stia procedendo nel migliore dei modi, però questa è un'operazione che voi non dovete fare. Quindi prendo un cucchiaio e tiro fuori tutto quello che è nato. Faccio piano perché rischio di rompere le radici. Ecco qua. E questo è ciò che si è sviluppato all'interno. Quindi si può notare che si è creato un piccolo bulbo che è nato alla base dello spicchio che purtroppo, come dicevo, si sta rinsecchendo, però è una cosa assolutamente fisiologica. Quindi direi che davvero tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Non staccate la parte del bulbo dello spicchio dal bulbo stesso, perché finché questo sarà attaccato darà comunque nutrimento alla pianta che sta nascendo. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come, ma soprattutto dove sia nato il bulbo. Quindi proprio qui, in coincidenza con la base, è nato un bulbo che a sua volta ha fatto nascere delle radici. Quindi già volendo lui potrebbe vivere di vita propria. E andando a guardare addirittura lo spicchio che abbiamo messo all'interno del terreno ha fatto delle radici tutte sue. Quindi direi che l'esperimento almeno sinora è un successo. Non resta altro che aspettare che la piantina cresca e che inizi a produrre i primi fiori. E la stessa cosa la si farà per i bulbi tagliati a metà, quindi semplicemente andare a fare un foro di circa 3-4 cm, inserire il tutto all'interno in modo che comunque la parte apicale rimanga leggermente fuori, dopodiché vaporizzare il tutto. E l'operazione è conclusa. Il bulbo che viene diviso a metà generalmente si comporta in modo diverso rispetto a quello diviso in 4 spicchi. Questo infatti è ciò che si è ottenuto dopo 3 settimane con le due metà messe all'interno del terreno. Entrambe hanno generato dei germogli, sembra quasi che le stesse non siano state neanche divise. Adesso controlliamo che cosa ci sia effettivamente all'interno del terreno. Voi questa è un'operazione che non dovete assolutamente fare. Vediamo come si sta sviluppando questo. Allora, quindi ha generato il germoglio, la parte non è assolutamente ammuffita, anzi direi che gode di ottima salute, ed in più sta sviluppando anche delle radici. Quindi direi che questa metà è perfetta. Vediamo l'altra. Allora, l'altra addirittura ha iniziato a generare un piccolo fiore, guardate. E spostando il tutto, anche questa ha già delle radici. Quindi direi che in entrambi i casi il risultato è assolutamente perfetto. Quindi dividendo in due si può tranquillamente dire che le piantine ovviamente non saranno 4, però cresceranno prima. In queste immagini vi mostro come una volta separate le piantine dalla pianta madre si sviluppino bulbi e pianta. Quindi dopo circa 5 mesi la pianta avrà sviluppato un bulbo di circa 1 centimetro e comunque la piantina sarà ancora esile. Alla fine del primo anno il bulbo sarà di circa 2 centimetri, però la pianta già inizierà a svilupparsi abbastanza bene. Nel secondo anno il bulbo sarà di circa 3 centimetri, la pianta sarà ben sviluppata e inizierà a produrre anche i primi fiori, ancora piccini ma comunque sono già apprezzabili. All'inizio invece del terzo anno questo è il risultato, quindi un bulbo assolutamente perfetto, di dimensioni già paritetiche a quelle di una pianta adulta, quindi circa 4 cm, e con una produzione floreale assolutamente ottimale. Quindi direi che il risultato è assolutamente perfetto. La maggior parte dei bulbi, una volta tagliati, potrebbero diventare tossici o comunque irritanti per la pelle, quindi un consiglio che posso darvi è quello di, prima di utilizzarli, mettervi sempre dei guanti. In questo modo eviterete qualsiasi problema. Io nel video non l'ho messo soltanto per una questione di riprese. E alla fine dell'esperimento ciò che otterrete saranno delle bellissime piante che faranno dei fiori incredibili e il tutto praticamente a costo zero. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.